Con Cristiano Luzzago oggi andiamo alla scoperta di una storica francese rara ed originale, la Matra M530 LX, in una sgargiante e caratteristica livrea gialla, ma soprattutto in eccezionali condizioni di conservazione originali. Amici appassionati di automobili da collezione, oggi presentiamo una vettura piuttosto insolita e che è la prima volta che approda nel nostro salone, infatti non ce ne sono molte sul mercato italiano. Si tratta di una Matra M530 LX. Molti che non hanno la mia età probabilmente non sanno nemmeno che cos'è la Matra, che era in origine un'azienda durante il secondo periodo bellico impegnata nell'ambito militare, particolarmente nell'aviazione, e che nell'immediato dopoguerra ha sviluppato le proprie industrie in tanti settori. Infatti Matra è l'acronimo di Mécanique, Aviation et Traction, perché era un'azienda che era impegnata sia nelle costruzioni meccaniche che nei trasporti, nell'aviazione, e nel corso del tempo arrivò anche alla produzione di missili e quindi impegnata anche nell'ambito aerospaziale. Infatti la sigla 530 appartiene proprio a uno dei missili progettati da Matra per i suoi sviluppi nel campo dell'aerospace. Ma la Matra, a seguito di una collaborazione col pilota e piccolo costruttore René Bonnet, negli anni 60 produsse già, per ampliare le proprie attività nel campo automobilistico, una piccola vettura sportiva che era la Matra Jet, una vettura che, per chi non la ricordasse, assomiglia molto all'Alpine Renault, con una monoscocca in vetroresina che all'epoca era un materiale composito di grande rilevanza e molto innovativo rispetto al passato, e che la Matra appunto aveva usato largamente per la produzione delle sue automobili. Dopo il rapporto con René Bonnet, la Matra acquisisce completamente la produzione di automobili fino a produrre questa vettura, che nasce in realtà sulla scia di una grande esperienza che Matra ebbe nel campo automobilistico. Infatti, nonostante sia stata un po' una meteora, perché le sue apparizioni nei campi di gara sono durati poco più di un decennio, ma la sua grande esperienza le consentì fin dal primo debutto di avere subito un immediato successo. Infatti la Formula 1 Matra vinse il campionato del mondo nel 69 col marchio Tyrrell. Solo in seguito la Tyrrell diventò un marchio a sé, e con le vetture prodotte grazie alle proprie esperienze tecnologiche in campo meccanico e aerodinamico, per questo decennio ebbe un grande numero di vittorie sia in Formula 1 sia nei campionati mondiali marche. Vinse per esempio per 3 anni di fila la 24 ore di Le Mans, e fu comunque un marchio molto avanzato che vinse anche le Ferrari 512 e le Porsche Carrera. Oggi si è andata un po' persa la memoria di questa grande casa automobilistica, ma abbiamo qui questo modello che fu appunto una creazione della Matra, che voleva essere non più la vettura da corsa come era stata la Matra Jet o come le altre vetture dei massimi campionati, ma una vettura disponibile per il grande pubblico. Non ne furono prodotti grandissimi numeri, anche perché non era certamente il core business della Matra la produzione automobilistica, e anche perché la vettura aveva delle caratteristiche estetiche che potevano piacere, ma potevano anche non piacere. Quello che certamente c'è da dire è che progettualmente fu una grande innovazione. Simili alla Matra 530, come memoria, abbiamo solo la Volkswagen Porsche 914 o la Fiat X19, che avevano appunto la caratteristica di essere delle vetture sportive, spider, decapotabili con tettuccio targa, che a differenza della 530 però non avevano due comodi posti passeggeri posteriori che la differenziavano dagli altri modelli. La vettura è molto singolare in tutta la sua costruzione, infatti differentemente ad esempio da altre vetture dove la scocca è completamente in vetroresina, qui abbiamo una vettura che ha un pianale
con dei longheroni laterali di irrobustimento e l'arco del tettuccio costituisce l'irrobustimento della scocca, e poi è tutta assemblata con pannelli separati e staccabili che consentono appunto l'assemblaggio di tutta la carrozzeria sulla base telaistica. Quello che spinse la Matra a progettare questa vettura furono una serie di ragioni, fra le quali la più importante era quella di andare a cercare di soddisfare un pubblico che non fosse necessariamente quello sportivo delle vetture da competizione, come era stata anche la Jet, ma che fosse un pubblico che voleva avere un uso sportivo ma anche quotidiano della vettura, e quindi avesse la possibilità di alloggiare per esempio 2 bambini posteriormente, avesse la possibilità di aprire il tettuccio targa per poter viaggiare in plein air, e con un motore 1.700 Ford avesse sia dei bassi consumi ma anche delle prestazioni buone, dovute al fatto che la leggerezza della carrozzeria e la telaistica progettata molto bene con delle geometrie perfette, abbinate alla trazione posteriore, la rendevano una vettura molto piacevole da usare sia per un uso più sportivo che per un uso più tranquillo con la famiglia. Questo modello è la LX, che è già la seconda produzione del modello 530 ed è quello un po' più rifinito che si distingue dai precedenti perché ha la coda verniciata di nero invece del modello precedente che era tutto nel medesimo colore della carrozzeria. In seguito alla LX verrà introdotto anche un modello più economico, la cosiddetta SX, che invece di avere i fari a palpebra che si potevano appunto azionare e si alzavano accendendoli, aveva i fari fissi, questo per poter ridurre i costi, ed erano applicati dei proiettori all'esterno della vettura. Altri dettagli che riducevano il costo della SX rispetto alla LX era l'assenza dei sedili posteriori. Un particolare molto simpatico di questa macchina è il volante ovale, che ricorda un po' anche quello delle Maserati Merak, che nella prima produzione sotto l'egida Citroën erano appunto ovali, che offre una grande accessibilità quando si viaggia in rettilineo, ma ovviamente non so poi in un percorso misto di curve quanto possa essere comodo perché è un ovale molto schiacciato. Anche se lo sbalzo posteriore è molto corto, tuttavia, per dare una maggior fruibilità della vettura anche a dei gruppi familiari, c'è un capiente vano bagagli che consente appunto di alloggiare varie borse.